breve tutorial su come ottenere Denaria sul proprio smartphone, visto che questa prima versione, questa prima interfaccia funzionerà prevalentemente da mobile. Denaria è un'applicazione che serve appunto per poter operare con Perpetual in modo totalmente decentralizzato e si utilizza una PWA, una Progressive Web App, quindi sarà l'esperienza di un'applicazione, anche se in effetti è praticamente come salvare un segnalibro del browser sul proprio schermo, e oggi cercherò di fare questa parte a livello di guida. Allora, è semplicissimo, basta andare su denaria.finance e qui c'è la home page, che potrebbe poi variare nel tempo ovviamente, e ci sono delle call to action abbastanza evidenti, quello di fare il launch app. Come detto, non è una vera e propria applicazione. Poi abbiamo alcune feature dell'applicativo che possiamo comunque leggere e delle FAQ. Cosa importante già da qui è che sul footer troviamo, cioè questa parte in basso della landing page, troviamo il riferimento a X con tutti gli aggiornamenti. Questo è il miglior modo per seguire tutti gli aggiornamenti. Poi le informative sulla privacy e la documentazione, con tutta la documentazione, quindi basterà aprire il link e trovare tutte le diverse guide. Tra l'altro anche qui c'è appunto il Getting Started, quindi da dove parte la storia di Denaria, ed ecco nella sezione demo anche come poter andare a operare sulla demo, poterla installare, eccetera. Ma facciamolo insieme. Allora, andando su denaria.finance appunto c'è Launch App e appare un QR code. In questa prima fase per accedere c'è bisogno di un codice. Se si entra dalla landing page verrà visualizzato il codice core-land. Dal momento in cui si crea un account e si fa una verifica all'interno dell'applicazione, si sbloccherà anche il proprio referral code, come ad esempio quello che ho io, che è questo qui. Funziona allo stesso modo, vedremo comunque un QR code. A questo punto mi muovo sul telefono e anche voi potete fare la stessa cosa. Vado ad inquadrare il QR code. Mi apparirà questa schermata che appunto ci dà delle istruzioni. Adesso io sto utilizzando un iPhone. Per quanto riguarda Android, l'operatività è simile, se non più semplice, perché ci andrà a inserire direttamente tramite il QR code il codice. L'applicazione, lo schermo ci dice tap to the screen, quindi facciamo un tap e poi ci sono le istruzioni. Quindi punto 1, premere condivisione, l'icona della condivisione sul browser, poi selezionare Add to Home Screen e procedere con l'installazione. Quindi si apriranno una serie di opzioni, vado a scrollare Add to Home Screen ed eccoci qui. Adesso basterà selezionare il nome con cui vogliamo salvare appunto l'applicativo. Io suggerisco di lasciare appunto Denaria. Per questa mia simulazione lo chiamerò Denaria Test, visto che ho già la mia PWA salvata sullo schermo. Voi lasciate pure Denaria e vado a tappare su Add. Come potete vedere, a questo punto si crea un'icona direttamente sullo schermo. Ho già le mie precedenti versioni con la mia app con cui utilizzo il mio profilo ufficiale. C'è poi un'icona su cui si sta testando una versione di bot su Telegram che arriverà, e adesso questa che ho appena creato, appunto, un'icona che sembra un'app normalissima. In realtà mi va a riaprire una schermata. Questa è una schermata del browser che si apre però su mobile e dà l'impressione, la user experience, che ha un'app, ma non siamo dovuti passare per l'Apple Store o per lo store di Android. A questo punto non ho un account, vado a fare un sign up. Dovrò inserire l'invitation code che vado a copiare. Ad esempio, quello che vi posso condividere è 38CB9 e 90. Vado ad inserire un'email. Questa serve per ricevere un codice one time. Copio il codice direttamente dall'email che riceverò, nell'email inserita precedentemente, e vado a fare submit. A questo punto c'è la parte interessante, perché tutto il sistema è basato sulla firma di transazioni on-chain, ma tramite passkey. Che cosa vuol dire? Che da questo momento in poi non servirà andare a creare dei wallet, non servirà salvarsi parole segrete o cose del genere, basterà registrare una passkey, e questa funziona tramite dati biometrici, ad esempio, che rimangono comunque custoditi sul nostro device, quindi questi dati non vanno al di fuori del device. È un sistema molto sicuro che lega il dominio che state utilizzando ai dati del device. Questo doppio legame crea una chiave per firmare che sostituisce la classica chiave privata. Si aprirà un prompt, io lo faccio tramite Face ID. Ci sono anche altre opzioni, ad esempio si può salvare in
password se usate iPhone, si può utilizzare un altro dispositivo, si può utilizzare una security key. La cosa più comoda è sicuramente utilizzare dati biometrici come impronta digitale o Face ID. Questa è una gestione fatta tramite ZeroDev, partner di Denaria, per la gestione della firma tramite passkey delle transazioni. Una volta registrata la passkey, in poco tempo si accederà all'applicativo e questa prima parte introduttiva su come creare un account su Denaria finisce qui, in pochi step e senza cose complicate. In pochissimo tempo abbiamo già un nostro address creato, in questo caso sulla testnet Sepolia. Questo sarà un address che poi non andrò ad utilizzare, no, questo è solamente per questo test, ma è un address on-chain funzionante che ha già all'interno i primi token. Riceverete già 2000 USDC per poter testare l'applicativo. Cosa interessante, creato, questo è un address normale, un cosiddetto EOA, ma nel momento in cui si farà la prima transazione, questo address si trasforma tramite la firma in uno smart wallet, in uno smart account. Questo smart account viene gestito tramite appunto la passkey creata. A questo punto termino qui questo tutorial, vi consiglio di fare poi i passaggi successivi che sono quelli del claim giornaliero, ma magari subito dopo aver fatto la proof of personhood, che ci va a verificare che siamo esseri umani. È una prova zero knowledge che non dà informazioni personali a terze parti, certifica solamente che siamo degli esseri umani e non dei bot. Per questa verifica otteniamo ulteriori punti. Questo è un sistema per prevenire attacchi bot nel farming dei punti, anche perché qui in alto vedete che ci sono dei DXP. Questi DXP sono dei punti accumulabili con l'utilizzo di questa prima versione in testnet. Buon divertimento con questi 2000 fake dollari regalati per poi aprire le vostre posizioni in questa prima versione su BTC, coppia BTC USD. Potete fare long e short anche con diversa leva. Bene, cosa importante da tenere a mente è che questa è una primissima versione di testnet e, come avete probabilmente già notato, nonostante la complessità sottostante sia tanta, perché quella di utilizzare un'applicazione decentralizzata che utilizza smart contract on-chain, ma con la esperienza utente ancora più veloce rispetto a quella di un'applicazione tradizionale, bisogna però tenere a mente che ci saranno diversi aggiornamenti da adesso in poi, quindi già nel momento in cui state guardando il video magari la versione potrebbe essere cambiata, perché cambierà tanto da adesso in poi. Questa è una prima versione in testnet. Assicuratevi, per tutti coloro che hanno utilizzato la versione in demo, cioè quella precedente che non aveva ancora una creazione on-chain di operazioni e transazioni, di avere almeno la versione 3.2.1 con questo server, con questa server version qui 3.1.0. Ma per chi avesse fatto per la prima volta questa operazione che ho fatto vedere, sicuramente siete su una versione superiore. Per qualsiasi tipo di dubbio c'è un articolo che va a elencare tutti i passaggi in modo molto semplice sul blog ufficiale, in questo articolo Mirror. Poi direttamente dall'account ufficiale Denaria su X, di cui trovate comunque il link appunto qui nel footer in basso a sinistra, ma in caso non aveste X, stesse guardando questo video, vi faccio vedere che da qui trovate Linktree Denaria, che è esattamente questa pagina, quindi ve la linko anche in descrizione per tutti quelli che si domandassero dove trovo informazioni. Ecco qui, c'è la landing page, c'è la demo, la documentazione, il link a X, il link al canale ufficiale Telegram, dove c'è anche una sezione italiana per parlare proprio in italiano, però ricordo che in generale questo è un progetto internazionale. E poi il Discord, dove se avete dei problemi si possono aprire dei ticket e i contributor del progetto andranno a darvi una mano. La call to action è: ottenete Denaria sul vostro desktop, collezionate di XP e divertitevi con questa fase di testnet, ma soprattutto fatemi sapere anche cosa ne pensate e eventuali feedback che sono in questo momento davvero rilevanti.